Sapevate che la città più antica d'Europa si trova in Italia? In questo video vogliamo esplorarla insieme a voi. Siamo a Matera, secondo molte fonti non solo la città più antica in Europa, ma addirittura la terza al mondo, dopo Aleppo e Gerico. I primi insediamenti documentati risalgono infatti a circa 10.000 anni fa. Ovviamente ci sono voluti secoli perché il centro storico si trasformasse in quello che è ora, ma la meraviglia di poter passeggiare in un luogo così suggestivo e tanto ricco di storia è davvero un'emozione unica. Come al solito iniziamo la nostra avventura dall'aeroporto di Bergamo. Il nostro volo in circa un'ora e un quarto atterra a Bari. Oggi abbiamo deciso di non visitare il capoluogo pugliese, dato che ci eravamo già stati 2 anni fa e gli avevamo anche dedicato un video che trovate qui in alto a destra e sotto nei commenti, ma non rinunciamo ad un pranzetto in riva al mare dato che siamo qui. Siamo appena arrivati a Bari, prima fermata di questo viaggio. Abbiamo preso un po' di focaccia barese, dei saltimbocca e anche dei panzerotti e adesso mangiamo con questa bella vista. Abbiamo fatto un bis di panzerotti e saltimbocca perché erano troppo buoni. E dopo il pranzo ci incamminiamo verso la stazione delle ferrovie Appulo-Lucane, accanto a quella centrale, per prendere il treno che ci porterà a Matera. Se vi può essere utile, il costo del biglietto è di 5,60 € a testa. Ecco il nostro treno che in un paio d'ore ci porterà direttamente a Matera. Comunque noi questo caldo d'ottobre non ce lo meritavamo, noi volevamo il fresco e invece è piena estate e stiamo sudando molto. Il tragitto è molto bello. Attraversiamo per lo più oliveti e campagne punteggiate di cactus. L'ora e 45 di tragitto passa davvero in fretta. Bisogna fare un cambio ad Altamura molto veloce. Praticamente scendiamo da un treno per salire su un altro che ci aspettava sulla banchina di fronte. Comodissimo. Ancora 20 minuti e arriviamo a destinazione. Siamo arrivati a Matera, la stazione, questa alle mie spalle tra l'altro è bellissima e super nuova. Adesso andiamo a cercare il nostro appartamento, che dalle foto sembra pazzesco. La stazione si trova al limitare della città nuova, ma noi ovviamente ci concentreremo sul centro storico antico, che include i famosi sassi, precisamente Sasso Barisano, Sasso Caveoso e Rione Civita. Il nostro alloggio di stasera si trova in una posizione super panoramica, in cima a Sasso Barisano. Siamo arrivati al nostro appartamento, entriamo. Ecco la stanza dove staremo in queste 2 notti a Matera, è bellissima, è dentro ai sassi come potete vedere. Adesso vi faccio fare un piccolo room tour. La stanza principale si vede, qua c'è la zona della vasca, fantastica, non vedo l'ora di farmi un bagno. E qui in questo angolo c'è un pozzo, non vediamo la fine, abbiamo provato con la torcia a guardare dentro ma non si vede il fondo. Ma oltre alla vasca c'è anche la doccia, perché così uno può scegliere, ma è dall'altra parte. Anche questo bagno piccolino, come vedete, con una super doccia, un lavello immenso e un mega specchio, anche questo tutto scavato nella roccia. La stanza, come avete visto, non è gigantesca ma è super suggestiva, ci piace un sacco, volevamo farci un regalo e dato che siamo venuti qui a Matera non dormire nei sassi ci sembrava un peccato, dato che magari verremo una volta nella vita. Ora ci rilassiamo un attimo, facciamo un bagno perché la vasca mi sta chiamando e poi facciamo il primo giro a Matera e ceniamo. Dopo esserci sistemati, usciamo dalla stanza quando ormai è buio. Niente ci avrebbe potuto preparare a quello che ci siamo trovati davanti. Dal belvedere di Sant'Agostino, la vista panoramica sul centro è uno spettacolo incredibile. Con tutte le luci accese, l'atmosfera da film. Giriamo per le vie cercando un posticino dove cenare. Troviamo Conzato, una norcineria che fa solo piatti tipici, in una location meravigliosa. Io ho preso una cialledda, un piatto povero della tradizione materana con pane, pomodori, pecorino, fave, melanzane e cetriolo carosello. Mi è piaciuta tantissimo. Mentre io una frisella integrale con capocollo, fichi e stracciatella e una burratina affumicata. Non dobbiamo nemmeno dirvelo che il posto è super consigliato, vero? Dopo una passeggiata tra le vie, che di sera sono tranquillissime e silenziose, torniamo in camera e puntiamo la sveglia alle 6 del mattino.
Siamo leggermente in ritardo, sono già le 6:30, ma quando usciamo dalla stanza non c'è ancora in giro nessuno. Inizia ad albeggiare, i sassi iniziano a colorarsi di rosa e gli unici suoni in città sono il canto degli uccellini e quello dei grilli. Troviamo un punto panoramico perfetto per goderci la levata del sole in tutta tranquillità. È un momento di pace straordinario. Se verrete a Matera dovete assolutamente regalarvi questo spettacolo. Buongiorno, qui a Matera è l'alba. Volevo condividere con voi una mia frustrazione che purtroppo in un posto del genere non posso far volare il drone per via delle restrizioni, infatti vi metterò la mappa per farvi capire quanto è rossa questa zona e quindi niente drone in questo video. Avrei fatto sicuramente delle riprese incredibili, ma purtroppo niente drone a Matera. Vediamo le case nei sassi che iniziano ad illuminarsi con i primi raggi del sole. Decidiamo così di tornare al B&B per colazione e per prepararci alla prima tappa di oggi. Secondo giorno a Matera, sono le 9 del mattino, fa già un caldo incredibile. Abbiamo deciso di partire così presto per andare nel parco della Murgia. Dobbiamo passare un ponte tibetano e dovrebbero essere un paio d'ore di cammino. Imbocchiamo il sentiero numero 406 che parte da Porta Pistola con destinazione finale il belvedere di Murgia Timone. Il percorso di circa 2 km solo andata è prima in forte discesa e con un fondo non proprio ben tenuto, fate sempre attenzione. Siamo quasi arrivati a fondovalle, adesso vediamo già il ponte tibetano che dobbiamo attraversare, poi ci aspetta tutta la salita fino al punto panoramico. Se vi siete portati solo le infradito e le ciabatte direi che evitate questo percorso perché è più impegnativo di quello che sembra. Attraversiamo il piccolo ma suggestivo ponte tibetano che passa sopra il torrente Gravina. Le assi sono un po' traballanti ma non ci sembra pericoloso. Iniziamo poi subito la salita. Ci sono circa 140 metri di dislivello positivo in questo punto. Il caldo si fa sentire, ma essendo partiti presto, per fortuna tutto questo tratto è all'ombra. Arriviamo così al Parco delle Chiese Rupestri, un complesso di grotte ed eremi scavati nella roccia calcarea dell'altopiano della Murgia. Questo territorio così particolare è caratterizzato da profonde fessure, burroni e caverne davvero impressionanti. La vista su Matera è stupenda. Le grotte fanno quasi da cornice alla skyline del centro, è bellissimo. Arrivati in cima, dal belvedere si possono notare perfettamente le differenze nei quartieri di Matera. Il Sasso Barisano è caratterizzato da case costruite, mentre in Sasso Caveoso le abitazioni sono quasi tutte scavate nella roccia di Matera. Dopo aver esplorato un po' i dintorni, ci rimettiamo in marcia per rientrare in città prima che la temperatura si alzi troppo. Rifacciamo lo stesso percorso a ritroso, passando sempre dal ponte. In totale ci abbiamo messo 2 ore esatte tra andata e ritorno. Siamo rientrati dal trekking al Parco delle Chiese Rupestri e dopo che ci siamo cambiati perché eravamo sudatissimi, la salita alle 11 sotto il sole ci ha steso. Adesso siamo venuti a pranzo in questa osteria bellissima che da fuori non si vedeva, quando siamo arrivati qui sotto è fantastico, tutta scavata nel tufo. Paolo prova le orecchiette, tipiche qui di Matera, e invece io ho degli strozzapreti. Siamo all'Osteria Pico, che tra l'altro vi consigliamo perché abbiamo mangiato molto bene. Come vi dicevo, Paolo ha preso le orecchiette con rape, peperoni cruschi e mollica fritta, mentre io gli strozzapreti con peperone crusco e cacio ricotta, davvero buonissimi. Iniziamo la vera e propria esplorazione del centro. In città ci sono tantissime chiese, una delle più belle secondo noi è quella in piazza San Giovanni Battista. Il portale d'ingresso tutto decorato è stupendo. Da qui iniziamo ad inoltrarci nei sassi ed è bello notare i rozzoni di pietra inseriti sui muri delle case o alcune conchiglie, rimaste impresse nella roccia che milioni di anni fa era sommersa dal mare. È facile perdersi in questo intreccio di piccoli vicoli in salita e discesa, ma è anche questo il bello. Scopriamo tanti affacci panoramici e sempre nuove visuali meravigliose. Arriviamo così di fronte all'imponente e bellissima cattedrale di Matera, con il suo caratteristico color sabbia e lo stile romanico pugliese. Il Duomo si trova nel punto più alto della Civita e domina su tutto il centro. Anche qui ovviamente il panorama è pazzesco ed è impossibile non fermarsi per fare di continuo foto al paesaggio che ci circonda. Iniziamo a scendere dalla parte opposta da cui siamo saliti, stando attenti alle pietre della pavimentazione perché scivolano parecchio.
Attraversiamo tanti angoli incantevoli fino ad arrivare in una piazza più imponente. Siamo in piazza San Pietro Caveoso e qui c'è un altro affaccio panoramico, ce ne sono tantissimi in città e sono uno più bello dell'altro secondo noi. Tra l'altro da qui vediamo il ponte tibetano che abbiamo fatto questa mattina e anche tutte le caverne del parco delle chiese rupestri. Bello, bellissimo. A 100 metri da San Pietro Caveoso si trova l'ingresso della storica casa grotta di Vico Solitario. Ancora arredata con i mobili e gli attrezzi autentici del periodo in cui era abitata, è davvero interessante da visitare per capire meglio la vita degli abitanti degli antichi rioni Sassi, prima che venissero abbandonati nel 1952. Con il biglietto da 5 euro è compresa un'audioguida, l'accesso alla casa grotta, alla neviera, dove veniva accumulata la neve per conservare cibo, e alla chiesa rupestre di Sant'Agostino. Dopo una ripida rampa di scale, ci troviamo davanti alla chiesa rupestre di Santa Maria di Idris, arroccata su uno sperone di roccia, una posizione straordinaria che la rende riconoscibile nel mezzo dei sassi. La chiesa rupestre qua alle mie spalle è bellissima e il biglietto d'ingresso costa 4 euro, però all'interno non potevamo fare né foto né video, quindi dovrete venire qui per forza a vederla. Facciamo una pausa a gelato prima di incamminarci verso Piazza Vittorio Veneto, punto nevralgico della città nuova e porta di accesso ai Sassi. Anche qui ovviamente troviamo un altro belvedere imperdibile. Al centro della piazza si trova il Palombaro Lungo, la più grande cisterna della città, costruita a partire dal XVI secolo. Profonda 16 metri e lunga 50, fa una certa impressione camminarci dentro. È un luogo unico che vi consigliamo di visitare. Il costo del biglietto è di 3 euro. È ormai quasi il tramonto e ci fermiamo al belvedere di Piazzetta Pascoli per goderci questo momento. Secondo noi questa è la panoramica migliore della città, è davvero emozionante vedere il cielo che diventa scuro e le luci delle case che pian piano si accendono. Facciamo poi un'altra camminata per Sasso Caveoso per goderci appieno l'atmosfera e la nostra ultima sera a Matera. Un'altra alba a Matera è il nostro ultimo giorno qui. Facciamo colazione in Piazzetta Pascoli con le tette della monaca, un dolce tipico dell'Alta Murgia che dovete assolutamente assaggiare. E facciamo poi così un'ultima passeggiata per la panoramica via Muro che ieri non avevamo percorso. Salutiamo la splendida Matera prima di andare in stazione centrale a prendere il bus che in 1 ora e mezza ci porterà direttamente in aeroporto Bari. Visitare Matera è stata davvero una bellissima esperienza. Conoscere la sua storia e dormire in un ambiente unico al mondo è una cosa da fare almeno una volta nella vita, secondo noi, per non parlare poi della bontà dei piatti tipici e dell'emozione di vedere l'alba in questo luogo così speciale. Insomma, ci è piaciuto tutto di Matera. Se anche a voi è piaciuto il nostro racconto di viaggio, non dimenticate di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per supportarci. Noi ci vediamo tra 2 venerdì con una nuova avventura. Un abbraccio e a presto! Ciao ciao!